Benvenuti viaggiatori, io sono Flor de Lis e questo è il mondo delle fate. Allora, eccoci a un altro video dedicato alla nuova serie, diciamo, di video che volevo portarvi sul canale, che sono quelli riguardanti animali in pericolo o a rischio estinzione, o comunque con tematiche, diciamo, legate alla salvaguardia dell'ambiente. Il video di oggi viene fatto per la giornata mondiale delle tartarughe e ovviamente andremo a fare tutta una serie di creazioni dedicate e ispirate alle tartarughe marine, che sono delle specie a rischio estinzione. Non tutte le specie fortunatamente, ma alcuni tipi sono in pericolo e a rischio di estinzione. Allora, per quanto riguarda il video dedicato proprio a loro, ovviamente come sapete le tartarughe marine sono uno dei miei animali preferiti. Mi avete visto portare già 1 o 2 video dedicati a loro, proprio perché comunque a me piacciono veramente tantissimo, ci sono molto legata. E saranno allora 2 creazioni e penso una collana, quello che andremo a realizzare per questa giornata mondiale delle tartarughe. E sicuramente andremo a realizzare una lanterna, un'altra creazione che io andrò a utilizzare come portaanelli, ma si può utilizzare in tantissimi modi differenti, ed è una creazione che comunque volevo portarvi già da parecchio sul canale. E poi andremo a fare una collana. Per quanto riguarda la nostra lanterna, ho trovato una vera chicca a sto giro da utilizzare per la nostra lanterna, che è questa meravigliosa statuetta in resina di una tartaruga marina che fa meditazione. Mi è piaciuta subito appena l'ho vista e secondo me era il pezzo che ci stava veramente tantissimo per quanto riguarda la lanterna. Cioè, guardate quanto è bella, poi ha dei colori che sono stupendi. Mentre per quanto riguarda il mio portaanelli, andremo a utilizzare una conchiglia di queste belle ampie, su cui andremo a farci un decoupage delle tartarughe. Qui mi sono stampata 2 tipi diversi di disegno, ora poi andrò a scegliere quale, e questi qui me li sono fatti stampare dalla cartolibreria vicino a dove lavoro, che mi stampa direttamente su carta riso, quindi per me è comodissimo per quanto riguarda il discorso creativo. Più poi faremo anche altre cose molto particolari, proprio perché appunto, oltre a essere un animale che a me piace tantissimo, a cui sono molto legata, essendo comunque, come vi dicevo, un animale in pericolo e a rischio di estinzione, proprio per la giornata mondiale delle tartarughe ho voluto realizzarci un video sopra, proprio per dedicare a loro, a questi animali, un po' del nostro tempo. Io personalmente ho fatto un sacco di ricerche, poi tra l'altro, come sapete, essendo un'appassionata di animali marini, quando sono andata all'acquario di Genova, che avete visto il video di quando ne parlavo, ci sono molte associazioni fortunatamente che si muovono per la salvaguardia appunto di questi animali, e che è una bellissima cosa, tra cui l'acquario di Genova ne fa parte, ed è una bellissima cosa. Quindi volevo, come vi dicevo nella intro del video che abbiamo fatto per la giornata mondiale delle api, volevo un minimo portare all'attenzione questi argomenti, anche se a modo mio, quindi con delle creazioni, ma portare all'attenzione appunto il discorso che questi animali sono in pericolo e a rischio di estinzione.
Nel caso di oggi il video è dedicato alle tartarughe marine. Quindi se siete pronti partiamo. Allora, la giornata mondiale delle tartarughe è il 23 di maggio e appunto volevo portarvi queste creazioni. Allora, i materiali che noi andremo a utilizzare per realizzare queste creazioni sono i seguenti: una statuetta. Per quanto riguarda la lanterna, una statuetta a forma di tartaruga. Io nel mio caso ho scelto questa tartaruga qui, che ho trovato su Amazon, che è una tartaruga sui toni tutti del blu in resina. È una statuetta che fa meditazione, che devo dire è bellissima, è stupenda. Poi, sempre per quanto riguarda la lanterna, andremo a utilizzare questo qui. Ora ve lo faccio vedere acceso. Questo qui praticamente è una base che ha già le luci all'interno, si collega con un normalissimo caricabatterie e ha il suo cosino per accenderlo, come potete vedere. Quindi questa sarà la base della nostra lanterna. Ovviamente andremo a utilizzare un barattolo di riciclo in vetro e oltre a questo, sempre per la nostra lanterna, andremo a utilizzare dei ciottoli colorati. Ovviamente, essendo a tema comunque tartaruga marina mare, andremo a scegliere questi sul bianco e sul blu scuro, e voglio andare a inserirci all'interno anche del quarzo ialino per fare da base, diciamo, alla nostra tartaruga. Ovviamente mettendo i ciottoli sotto il risultato dovrebbe essere che la luce passando prenda poi anche tutti i colori dei ciottoli, e questo sarà l'occorrente per la nostra lanterna. Mentre per quanto riguarda il nostro portaanelli, ci servirà quindi una conchiglia. Ora io ho queste che ho trovato su Amazon, ho trovato proprio un pacchettino con tutta una serie di conchiglie proprio concave in questo modo, che io andrò a utilizzare poi per mettere gli anelli quando vado a dormire. La voglio tenere proprio accanto al comodino, cioè sul comodino. Ci servirà poi, nel mio caso, una carta riso dove ho fatto stampare i disegni delle tartarughe. Me ne sono fatti stampare un po' perché poi ho intenzione di fare altri progetti sulle tartarughe marine, quindi ho già i disegni stampati. Ci servirà della colla vinilica. Io non andrò a utilizzare l'acqua separata, ma come ho fatto altre volte andrò a utilizzare questo, che è un pennello che contiene l'acqua all'interno, che mi viene più semplice per quando faccio questi lavori. E poi, per andare ad abbellire la nostra conchiglia, utilizzeremo anche delle filigrane sui colori dorati. E molto probabilmente anche il pennarello oro per dare un po' di ritocchi. Mentre per quanto riguarda invece la nostra collana, voglio andare a fare un lavoro un po' particolare. Ovviamente io ho un sacco di ciondoli a tema mare, perché è una delle cose che adoro di più in assoluto. Quindi la mia idea è intanto di andare a utilizzare dei ciondoli in fondo la forma di tartaruga,
e poi me ne serve anche un altro. Prendo questi che sono un pochino più grandi, anzi quasi quasi facciamo allora, questo ora ci studio un attimo perché volevo fare una cosa un po' particolare, perché poi tanto sapete che io le cose normali a me non piacciono. La mia idea è di fare proprio una cosa composta in questo modo, che ci sta da Dio, però ci volevo mettere anche il corallo. Allora possiamo fare una cosa, ci facciamo una collana e un orecchino, tanto lo sapete che io poi non li porto uguali, quindi possiamo fare l'orecchino composto o la collana composta con il corallo e la tartaruga, anzi facciamo l'orecchino semplice e la collana composta. Allora comunque quello poi ci studiamo in corso d'opera. Queste qui sono praticamente delle fette tagliate e forate di abalone. Quindi questi sono tutti i materiali che ci occorreranno per realizzare questo progetto. Come sempre vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali che ci occorrono per realizzare questi progetti. Quindi se siete pronti partiamo. Partiamo dalla nostra conchiglia perché bisogna lasciare un pochino asciugare la colla vinica e poi farci lo strato di resina per proteggere il disegno. Quindi io qui semplicemente mi vado a prendere una base dove vado a mettere un po' di colla vinica, mi prendo le mie forbici. Io qui voglio andare a utilizzare queste tartarughe che hanno il fiore. Ci apriamo il nostro pennello con l'acqua, qui semplicemente mi bagno la punta del pennello e riempio praticamente l'interno della mia conchiglia con la colla vinica. Mi vado a posizionare il mio disegno con la tartaruga e poi mi vado a fare il decoupage proprio sulla conchiglia. Poi quasi quasi mi vado a ritagliare anche l'altro fiore. In questo modo.
andiamo a farli un passaggio. Allora, voi normalmente in questo punto lo lascereste asciugare all'aria, io vado a dargli una passata di phon per farlo asciugare prima e farvi vedere il passaggio successivo. Ok, una volta fatto questo passaggio qui, ci prendiamo il pennarello dorato, andiamo a colorarci d'oro tutto il resto della conchiglia. Poi ovviamente, come vi dico sempre, qui va a gusto personale. Qua mi tolgo con le forbici l'eccesso del disegno. In questo modo, la resina alla mano, facciamo un bello strato di resina, ma non alto, ci serve solo per proteggere il decoupage che siamo andati a fare sotto. In modo che quando poi andremo a mettere gli anelli non si rovinerà. Prendiamo, prima di mettere a catalizzare in resina il tutto, la nostra filigrana. Ce la posizioniamo nel punto dove vogliamo che stia. E mettiamo tutto a catalizzare in lampada. Intanto ci scegliamo poi l'altra decorazione che voglio mettere al centro fra le due filigrane. Questo lo possiamo togliere, e qui probabilmente ci vado di cuore di ametista. Magari questo sui toni più chiari. E prendo un attimo il tutto, vado a mettere qui la resina. E lo vado a posizionare qui al centro. E poi qui ai lati vado a mettere anche qualche stella marina. E ributto tutto in lampada. Questa per ora ce la mettiamo da parte, poi finiremo il tutto.
Adesso ci dedichiamo alla lanterna. Quindi per quanto riguarda la nostra lanterna, adesso ci dedichiamo ai ciondoli, perché per la lanterna mi serve la colla a caldo, quindi mi vado a prendere quello che ho scelto di utilizzare per fare la mia collana. Ci prendiamo del filo, allora, prima ci andiamo a creare la nostra asolina. In questo modo andiamo ad avvitarci tutto il nostro pezzo che resterà sul retro, quindi qui. Una volta che l'avete agganciato, ci togliamo l'eccesso
in questo modo. Prendiamo una goccina di resina UV e qui andiamo a metterci la stella marina. Ci andiamo a finire di sistemare, quindi incollare il nostro intanto ci realizziamo gli orecchini e ne facciamo uno col corallo e uno con la tartaruga. Alla fine ne facciamo doppi e qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la collana. Quindi qui abbiamo il primo con la nostra tartaruga. Poi prendiamo il nostro ciondolo invece della collana con la tartaruga e la conchiglia. Qui andiamo a metterci un bel anello grande. E in questo caso vado a utilizzare un filo per collane perché questa la terrò per me e quindi vado a utilizzare il filo per collane semplicemente perché poi mi entra così a misura con le altre che ho. Mi piace tantissimo, questi ora li mettiamo da parte, poi tanto ve li faccio vedere meglio dopo. Ci riprendiamo quindi questo sarà il nostro porta anelli con la tartaruga e devo dire mi piace tantissimo, era un sacco che volevo fare questa creazione e devo dire è venuta proprio bellissima, mi piace tantissimo. Poi voi andrete a mettere i vostri anelli in questo modo e saranno protetti dalla resina, il disegno sarà protetto dalla resina. E adesso in ultimo andiamo a realizzarci invece la lanterna. Allora, per quanto riguarda la lanterna, accendo la colla a caldo, mi prendo il mio supporto perché la prima cosa da fare è fermare il barattolo sul nostro supporto in legno in modo che non si muova. Ci andiamo a posizionare quindi il nostro barattolo spingendo bene, poi ci riempiamo il nostro barattolo con i ciottoli. Io in questo caso vado ad usare quelli sui toni del blu e del bianco
bianco, celeste, blu. Vado a mettere anche del quarzo all'interno. Questo sarà il nostro dietro, e qui andiamo semplicemente poi a posizionarci la nostra tartaruga. Il quarzo praticamente ci farà da base per la nostra tartaruga, e tanto dopo ve lo farò vedere per bene, e ce la proviamo da accesa. Così vediamo se c'è da aggiungere qualcosa o no. È bellissimo, mi piace veramente tantissimo, però ci manca qualcosa, c'è qualcosa che ci manca. Ci manca qualcosa a questa tartaruga. Innanzitutto mi sa che ci conviene fermare la tartaruga sul quarzo, perché sennò tutte le volte si sposta. E resta in sede. Ok, sì, perfetto. Ok, e poi stavamo dicendo che ci mancava qualcosa. Già, gli possiamo mettere un bel cuore d'ametista qua sul petto alla tartaruga, che qualcosa mancava, quindi facciamo un bel lavorino. Andiamo a mettere la colla calda sul cuore d'ametista e ce lo piazziamo proprio al centro della carapace della nostra tartaruga. Prendiamo questo cangiante sui toni del blu e andiamo a ricoprirci la base marrone. Sì, decisamente queste erano le modifiche che restavano da fare. Quindi questo è il risultato della lanterna. Ora poi ve la faccio vedere accesa. Così sarà da accesa. Mi piace tantissimo. Adesso ripulisco tutto e vi faccio vedere tutti i lavori finiti. Ed eccole qua quindi le nostre creazioni a tema tartarughe marine. Mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo. Allora, la lanterna è venuta come me l'ero immaginata ed è fantastica, mi piace veramente veramente tanto, e sicuramente ne farò altre perché mi piace veramente da morire, magari con altre statuine, perché mi piace tantissimo. La chicca di averci messo il cuore d'ametista l'ha resa proprio fantastica, e poi guardate l'effetto a luce accesa, cioè mi piace veramente tanto.
è veramente stupenda, mi piace tantissimo. Qui abbiamo il nostro portanelli, anche questo con la tartaruga, tutto fatto con il decoupage, e la nostra conchiglia tutta decorata. Ovviamente dietro abbiamo la conchiglia proprio. E anche questo, ragazzi, era tantissimo che lo volevo realizzare e mi piace veramente tanto. Poi immaginatevi entrambi sul comodino, cioè l'effetto è bellissimo. Quindi questo sarà appunto il portaanelli che terrò al fianco del letto per appoggiarci gli anelli quando vado a dormire, e mi piace veramente tanto. Anche di queste ho un sacco di conchiglie, quindi anche di queste ne farò degli altri, perché anche questi sono bellissimi. Poi si possono fare con tantissimi altri disegni. E poi abbiamo i gioielli, quindi qui abbiamo tutto il set. Cerco di farveli vedere meglio. Quindi qui abbiamo la nostra collana con la tartaruga e la stella marina, mentre qui abbiamo invece gli orecchini con la balone, la conchiglia di balone. Qui abbiamo invece l'orecchino con la balone e semplicemente solo la tartaruga, e qui la balone con il corallo. Io devo dire, ragazzi, queste creazioni hanno superato di gran lunga le mie aspettative, ma ormai lo sapete, mettete creatività e mare insieme e io divento una bimba felice e mi diverto sempre tantissimo a realizzare queste creazioni, soprattutto perché, ragazzi, ripeto, adoro questo animale, mi piace tantissimo, ci sono molto molto legata, e essere venuta a conoscenza che è un animale in pericolo di estinzione mi ha messo tanta tristezza addosso, ma anche sapere che ci sono delle strutture apposta dedicate per appunto il recupero, cioè per tentare di migliorare questa situazione, mi rende invece molto molto felice. Per quello ho deciso di portare questa tipologia di video. Uno, perché così posso comunque rendere omaggio, come abbiamo fatto appunto nel caso di questo video, a questi meravigliosi animali, ma due, perché magari se siete incuriositi sull'argomento potete poi andare a fare le vostre ricerche. Io personalmente sapevo già, diciamo, non pensavo fosse così ampio il discorso, cioè sapevo già che c'erano degli animali marini a rischio quando abbiamo fatto il giro, la visita all'acquario di Genova. Avevano tutto risistemato, avevano risistemato alcuni padiglioni proprio dedicati agli animali in pericolo di estinzione. Per quanto riguarda le tartarughe marine, se non mi ricordo male, c'era uno spazio, ma era dedicato a quello che faceva l'acquario, quindi al discorso che loro praticamente rimettevano in mare tartarughe marine che erano state salvate, che magari erano rimaste intrappolate nelle reti dei pescatori, e quindi erano rimaste ferite, quindi l'acquario le prendeva in consegna, le curava e poi le reintegrava in natura. Però appunto non sapevo fino a adesso, insomma, fino a che non ho visto, come vi dicevo nel video delle api, fino a che non ho visto il video di Barbascura X dedicato alle tartarughe marine, non sapevo che fossero in pericolo di estinzione, quindi a rischio estinzione. Quindi ho voluto che una di questi video fosse proprio dedicata a loro, proprio perché sono animali che io adoro tantissimo. Mi piacerebbe un sacco poi prima o poi vederli dal vivo,
perché mi piacciono veramente tanto, ci sono molto molto legata, e quindi mi sembrava una bella cosa intanto rendergli omaggio in questo modo, e sicuramente comunque andrò poi a informarmi se ci sono altri modi per tentare di aiutare per queste situazioni. Io spero che appunto questa tipologia di video vi piaccia. Ripeto, questi sono dei video in cui a modo mio, quindi con le creazioni, cerco di portare anche voi a conoscenza di determinati animali o comunque di determinate situazioni che sono in crisi o comunque sono in pericolo di estinzione, fatto a modo mio, quindi con le creazioni, in modo che poi voi, se siete interessati, potete andare a fare le vostre ricerche a riguardo. Io spero che questo video dedicato alle tartarughe marine vi sia piaciuto. Io personalmente adoro tantissimo queste creazioni, sono venute come me le ero immaginate. Ovviamente, ripeto, questi li ho fatte a tema tartaruga marina, ma seguendo questo stile potete farlo su qualunque tematica. Vi basterà cambiare i soggetti degli orecchini, della lanterna e della conchiglia. Se volete ricreare anche voi queste creazioni, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali che vi servono per ricreare queste creazioni. E detto questo, ci vediamo al prossimo viaggio, viaggiatori.